Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Era veramente da tanto tempo che non facevamo un Q&A dove mi chiedevate un po' le vostre curiosità. Quindi in questo momento di pausa da test, gare e tutto il resto, soprattutto con la pancia piena da tutti i vari cenoni che stiamo e state facendo, non è male. Sto pensando e sto preparando dei format veramente fighissimi per l'anno prossimo. Ne registrerò qualcuno giusto in questi giorni, più automobilistico che motociclistico questa volta, ma scommetto che non rimarrete delusi, ve lo prometto. Quindi sigla e iniziamo con questo nuovo Q&A. Direi di partire dalla mega domanda del titolo. Hai il coraggio di sfidare Valentino Rossi? Chiede Desmond Walker. Cioè, sfidare. Cosa vuol dire sfidare? Ho avuto anzi l'estremo piacere di correrci insieme nel Sitch Day nel lontano 2012, se non sbaglio. È inutile dire che vederlo girare in pista con te, soprattutto nel 2012 quando era veramente al top. Appena entrato in pista mi ricordo di aver visto questo missile che mi ha passato di traverso e ho detto dai, adesso mi attacco e vedo un po' le linee che capisco, perché non avevo mai visto la pista, e vedo The Doctor sul sedere. Ho detto bah, pazzesco. Era anche l'anno dove c'era Biaggi ed è stata una sfida incredibile, e averla vissuta dall'interno, cioè non so cosa dire. È stato uno di quei momenti che veramente nell'ambito motoristico mi porterò dentro fino alla fine dei miei giorni. Bene, proseguendo, questa è una bella domanda simpatica. Ricky Takis chiede: qual è la cosa più strana in assoluto che tu abbia mai autografato? Uno magari pensa le poppe, qualcun altro pensa qualcosa di più particolare. Io ho firmato una testa all'ultimo EICMA, un ragazzo è arrivato lì, e c'è il video qui sulle storie, ve lo faccio vedere. Non ci credo. Sei un grande. Ha vinto. Come avete visto, appunto, si è messo lì con la sua bella capocciona e si è fatto firmare. Number one, se stai guardando questo video, top. Mi siete piaciuti questa volta perché ha fatto un sacco di domande interessanti. Giuseppe KZ Musso chiede: quali e quanti sono i costi per partecipare a un rally? Come ho fatto vedere in qualche storia su Instagram, questo pilota che corre nel mondiale rally, che è Latvala, farà qualche gara autofinanziandosi, mettiamola così, perché sarà fuori dal team ufficiale quest'anno. Però vuole dimostrare di avere le carte in regola per prendere qualche sedile ufficiale nell'anno dopo. E uno deve fare i conti perché deve pagare lui stesso, e adesso sappiamo da intervista quanto costa fare una gara del mondiale VRC al top, VRC Plus, 200.000 euro a gara, come potete vedere da questo articolo che appunto avevo postato nelle storie. Se invece intendi un rally un po' così con delle R5, che è una categoria un pelo più bassa ma è la massima che c'era quest'anno al Rally di Monza, siamo attorno, contando che devi pagare tutto tu, quindi non sei una figura di spicco, quindi appunto devi pagare tutto, siamo sui 40.000 euro più o meno. Arianna chiede: ora che hai corso un po' di più con le auto, preferisci sempre le moto? Io sono motociclista, come sapete ho corso ai tempi con i go-kart, adesso ho avuto l'opportunità, grazie a quello che sto facendo, di salire in macchina più volte, e devo essere sincero, adesso mi rendo conto di come l'automobile e l'auto è divertimento puro. Cioè sali in macchina, sei tranquillo, sei felice, sì, ovviamente c'è tensione, ok, ma è proprio divertimento. Quando sali in moto è tutto elevato all'ennesima potenza, le emozioni, la paura, cioè lì vai su due ruote a 310 all'ora. È un po' diverso. Con la macchina puoi divertirti anche andare nel muro, che pochissime volte succede qualcosa, soprattutto non con i Formula che vanno fortissimo sia in curva che sul rettilineo. Sono due emozioni diverse, due sensazioni diverse, ma io sarò sempre motociclista, assolutamente. Guardando al 2020, Ale Violi 7 chiede: che moto guiderai all'International Trophy? Guiderò una BMW S1000 RR 2020
dobbiamo solo capire con il team che percentuale di modifiche apportargli. Se farla Superbike, se farla stock con un motore più pompato, dobbiamo un po' capire in base anche ai campionati che andremo a fare, se faremo le wildcard e tutto il resto. L'obiettivo è quello di farla completamente Superbike. Questo lo sapremo veramente a giorni, dobbiamo incontrarci con il team e capire cosa fare, capire che sponsor sono stati trovati e se c'è il budget appunto per fare tutto questo. Passando al mondo della mobilità, Matt Gregor chiede: cosa pensi di Fede che ha ordinato il Cybertruck? Penso questa cosa del buon Fede che ha ordinato il Cybertruck. Penso che è molto stronzo. No, a parte gli scherzi, arriveranno tra 2 anni o quello che è, quindi non lo so. È un pezzo di storia dell'automobilismo, se così vogliamo dirlo, quindi ha fatto bene per quello. Non penso che l'abbia comprato per il piacere di guida o altro. Diciamo che non ha lo scopo dell'M5 Station che ha preso appunto poco tempo fa. Edoardo Gianotti chiede: quali sono state le auto migliori al Monza Rally Show? Al Monza Rally Show quest'anno, come ho detto, sono stato contento perché ho guidato una Skoda buona, molto divertente, che funzionava, non si è mai rotta e abbiamo fatto un rally come Dio comandava. Diciamo che le auto migliori per proprio cercare di fare premi 8 per vincere eccetera eccetera, per avere l'opportunità, poi ovviamente devi essere anche molto bravo, sono le Polo, che sono proprio una roba pazzesca, soprattutto come handling. Secondo me a vederle girare avevano veramente poco rollio ed erano molto più rapide nei pettini, ed è un motivo perché nella classifica finale ai primi 10 posti c'erano tipo 5 o 6 Polo, 2 Ford Focus, le nuove, le R5 nuove, nuovissime anche quelle, una Skoda Evo e poco altro, ecco, questo è. Quindi sì, penso che le Polo e le Ford nuove che sono ancora da mettere a posto siano quelle le migliori, e di Ford purtroppo ce n'erano veramente poche, perché come ho detto, che come sapete dovevo correre con Ford, ma dato che i team avevano già accordi con i piloti della stagione non si è potuto fare niente. Francesco.Favini chiede: pensi sarai competitivo l'anno prossimo come wildcard in Superbike? Questa è una bella domanda. Mettiamola così, diciamo che noi faremo una moto Superbike, ma i team ufficiali hanno tipo 10 telai, 10 forcelloni, specifiche di motore nuove ogni 2 gare. Ovviamente sarà molto dura, bisogna essere realisti, bisogna capire che si va a correre Davide contro Golia, sia come pilota sia come moto. Secondo me sarà un bel risultato all'esordio, perché sarebbe il mio esordio in una gara di Superbike, riuscire a fare dei punti sull'asciutto e fare una top 10, top 8 che solo a pensarci è incredibile, sul bagnato. Staremo a vedere. Tornando a Rally di Monza, Giurda JR chiede: ma il buco del chip di Alberto Vaga di quanto si è stretto? Per chi ha visto il video del Rally di Monza sa bene a cosa si riferisce. Me l'ha fatto vedere dopo la prova speciale, se voi non avete ancora visto il video andatelo a vedere per intero perché è bellissimo. Comunque vi lascio un piccolo estratto del momento qui. Stai largo, Luca. No, Luca. No, c'è Luca. Ecco, quindi avete capito a che cosa si riferiva. Sì, diciamo che lì io avevo deciso di farlo da mo', e capisco che stando in parte, e soprattutto Alberto è un navigatore, ma non è neanche un navigatore fatto e finito, perché lui in verità guida, però per il Rally di Monza si mette di fianco. Quindi posso capire che stare in parte in quelle situazioni non è semplicissimo. Voglio chiudere con questa domanda che secondo me è molto interessante, molto importante per qualsiasi cosa nell'ambito vita, perché è una domanda che molti giovani si fanno e voglio dare, come dire, il mio parere, ecco, dalla mia esperienza soprattutto. Giovanni chiede: se YouTube dovesse morire cosa faresti? Molte volte anche all'inizio di questa avventura mi è stato chiesto: ma cosa farai da grande, o che lavoro vuoi fare veramente, o non ti sembra che questo sia un lavoro precario? A parte che è difficile capirlo, ma faccio molte più cose rispetto a questo, molte più porte aperte: tester Pirelli, gare, YouTube appunto, lavoro anche con Sky come vedete molto spesso nei post GP,
praticamente quest'anno abbiamo fatto la metà delle gare, la metà dei Race Anatomy sono stato invitato, c'è un ampio ventaglio di situazioni, ovviamente il tutto coadiuvato da YouTube. E appunto, per tornare al discorso di prima, esiste un lavoro sicuro al giorno d'oggi? Lo vediamo tutti i giorni un'azienda chiude, ormai tipo le macchine da scrivere una volta potevano sembrare il futuro e adesso c'è il computer. Una volta avere il posto fisso in fabbrica era, come dire, il sogno di ognuno, o meglio, il posto fisso in generale che dà sicurezza era molto invidiato. Dal mio punto di vista adesso è forse la cosa più precaria, perché il mondo sta cambiando tantissimo e molto velocemente. Quindi secondo me, più che cercare una situazione stabile, bisogna essere molto bravi a capire cosa sta cambiando, come sta cambiando e riuscire ad anticipare i tempi. Io in questa onda sono riuscito a prenderla, la sto sfruttando, e comunque ancora oggi penso che siamo agli inizi in questo mondo virtuale, mettiamola così. Avrà un sacco di aperture e sbocchi nuovi, quindi secondo me l'importante è semplicemente essere sul pezzo, cercare di capire cosa sta cambiando e sfruttare il momento. Molto bene, direi che è stato un bel Q&A, domande un sacco interessanti. Vedrò di farvi uscire il prima possibile la prima puntata di quella cosa che sto preparando per le 4 ruote. Sono molto curioso di vedere cosa ne pensate. Probabilmente ci vorrà un pelo di tempo per farla diventare un qualcosa di molto serio e di molto seguito, ma ci conto molto, quindi occhi sul canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Se lo siete già, attivate la campanellina, come al solito. Gas, e ci vediamo al prossimo video.